Is this love? Ooh, is this love? Na 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 na. Oh, oh, oh. Chiarissimo, no? Molto chiaro. Molto chiaro. No, molto chiaro, mi ero distratto. Quindi Grazie. sono due facce, no? Sì. Della questione. Però Se facciamo un'opera è già diventata un'opera. Perché si arriva al punto in cui un uomo debba sentirsi libero quando passa una donna di fare qualunque tipo di commento in base a come è vestita, in base alle forme che ha, perché il corpo della donna è da sempre messo a pubblico ludibrio, eccetera, eccetera. Quindi quella roba lì per me è violenza, anche se a te fa piacere, capito? per me lì ritorniamo al potere, nel senso io penso che ho il potere di dirti, io fare un'opinione sul tuo corpo che non è il mio, però io mi sento in grado di farlo, ho il potere di dirti qualsiasi cosa. La parola potere io me la sono riscritta perché vorrei che ci fosse scritta proprio lì in mezzo, se vuoi non sprecare un po', sì. Però è appunto è la persona che abusa del suo potere togliendone all'altra, no? È la stessa cosa che dicevo. Esatto. Sono ripiombata subito in questa situazione per l'ennesima volta con un grandissimo senso di frustrazione perché pensavo di essere riuscita a spiegarmi, ma evidentemente no. Mi sono autocriticata perché probabilmente non mi ero spiegata bene, perché probabilmente non ero in grado di chiudere dei rapporti, non ero in grado di usare bene le parole. Io parlo di quello che poi rimane dopo, quella cosa che quando riguardano le altre siamo bravissime a dire guarda non sei tu che sei stato troppo debole. La violenza è anche questo, non solo che le cose succedano, ma anche il fatto che non abbiamo gli strumenti, che non abbiamo un contesto, che non abbiamo gli amici, le amiche, queste cose le sappiamo, però poi quando ci capitano a noi... È come se fosse stato più importante non rovinare la vita a lui, no? Denunciandolo ipoteticamente, chissà che cosa sarebbe potuto succedere, che non preservare il mio spazio di libertà, la mia autonomia sì. Ma che cosa è cambiato in me? È cambiato che ho iniziato ad aver paura ad uscire di casa, chiaramente, perché ho pensato ok, mi è successo una volta, dopo tutto questo iter mi risuccederà, no? E quindi da quel giorno quello che è successo in me è stato proprio un sentirmi più di dover stare allerta. Te l'ho detto una volta, 2, 3, 4, 5, dopo io vado fuori dei posti che mi fanno bene, quindi ok, vince, nel senso mi inizio a allontanare di più delle robe che sono della mia vita, quindi cosa devo fare? E mi immagino tipo proprio la disperazione di non sapere più cosa fare perché il no sia proprio ascoltato. Mi sono fermata sulla parola rabbia, che deve essere forse lì davanti a voi. Ho pensato faccio da me, sarò pure in grado di farmi capire. Però avevo compreso che forse
va bene, posso accettare di essere insultata purché poi mi lasci stare, ok? E poi c'è una domanda ehm, ehm, molto forte che mi ritorna sempre, è perché a me. Io a volte me lo mando tipo uno dopo, come te o forse come noi, come un sacco. Dopo c'avevamo questi ricordi, pensieri, e io a volte mi domando, ma queste persone qua dopo, nel senso che fai? Torni a casa tua e ti fai una spremuta d'arancia, nel senso Invece noi iniziamo a urlare, come esplodere, con i colori che esplodere con la nostra gioia, con i colori più colori, col palone rosso. Siamo brillanti, siamo qui. Invece noi iniziamo a urlare, come esplodere, creare una catena di condivisione che senza essere capita. Iniziate a raccontarci storie, nessuno ne sostiene. Invece noi iniziamo a urlare, come esplodere, mi arriva, racconto quello che mi è appena successo, racconto, mi arriva, racconto quello che mi è appena successo. Una cosa che ho molto a cuore è il fatto che non si debba utilizzare una sorta di scala sulle violenze, no? Quindi che cosa è una violenza vera e che cosa invece è una violenza soft, no? Perché questo ha un sacco di problemi. Uno è come determinare qual è lo scatto per andare al livello successivo, e soprattutto c'è il rischio che da un certo punto in giù sia una violenza ma vabbè, no? Qual è il livello sotto il quale vabbè e sopra il quale no, c'è da preoccuparsi, no? È come se una classificazione esistente ti legittimasse a ritenere quella cosa grave. Il catcalling, ad esempio, Esatto. che è una roba che ci succede tutti i giorni, non essendo classificata come punibile, non so come dire, spesso appunto dice vabbè, ma sì, ci aveva fatto un complimento, non so come dire, ma anche lo stalking è sul limite. Ce n'è una più manifesta, l'altra invece più impercettibile, perché chiaramente se io arrivo con i lividi tu te ne accorgi, ma la violenza che possono esercitare su di me a livello psicologico e quindi farmi sentire meno, farmi sentire sbagliato, qualsiasi cosa, è qualcosa di invisibile o quasi, diciamo. Quindi, e invece quella verbale ti insulto, Esatto, non vali che- niente, sei sovrappeso, fai schifo. E magari quella psicologica è quella che poi ti porti anche... Esatto, quella più difficile. Beh, se non Anche hai da niente, sei riconoscere. sovrappeso, ma anche ah bella, che Anche. figa, guarda che gambe, cioè. Quindi mi sono ritrovata a dover dormire con lui in un letto singolo la sera prima dell'operazione, una roba che cioè, mi faceva schifo, sentivo un corpo estraneo, però non ho fatto niente, ed è per quello che ho scelto l'immagine di me da sola appoggiata al muro. È come se in qualche modo, però appunto non è il termine giusto che voglio usare, ma è come se in qualche modo ci maltrattassimo noi stesse. Me lo sento questa cosa, no? Che tu ti sei trovata magari a letto con lui scomoda,
a provare fastidio per avere questa persona a fianco che in realtà non ha nessun amore nei tuoi confronti, non è lì perché per amor tuo. Probabilmente lui ha dormito, io no. Esatto, No. esatto. Quello che volevo portare alla luce è proprio questo senso mio di impotenza e di incapacità di farmene una ragione, quindi dove va a pescare questa cosa qui? Nella mia paura dell'essere da sola, dell'essere abbandonata, no? Io lì perché stavo così male? Perché volevo che lui mi accompagnasse in questa cosa, e nel momento in cui quest'altra persona si è rivelata un pezzo di merda, comunque sono stata lì a disperarmi perché c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non vedevo, non era possibile che si stesse comportando così. Era completamente all'opposto di quello che io conoscevo di questa persona. Ecco, quindi mi ha sollecitato questa riflessione a proposito di cosa farmene poi di questa cosa, no? Nel senso, che cosa me ne sono fatta io? Forse niente, mi verrebbe da dire oggi. È vero che ho come dire, spostato il problema. A livello più collettivo non lo so se io ho fatto qualcosa effettivamente di utile in questa direzione. Non c'è un modo di gestire bene o male, meglio o peggio la violenza di genere. Cioè la violenza di genere va abolita, va gestita, no? Mi ha suonato molto. Però è vero che poi entri in quella gestione che è per te, è per le altre, cioè poi in realtà No, è chiaro che è un discorso sui massimi sistemi, poi nel quotidiano ovvio che ti ritrovi a gestirla e soprattutto a mettere in discussione il modo in cui la gestisci. Ho un po' di rabbia anche, un po' di frustrazione, un po' di... Certo che per me c'è la sofferenza e anche la sofferenza per l'altro. Se a lei le succede qualcosa, tanto probabile che io mi arrabbi come un cane e quindi io posso prendere cura della tua sofferenza perché forse tu non hai la forza per dire, e si mescola un po' per me con la sorellanza, con il chiedere aiuto senza sentirsi una inutile o incapace. È frustrante pensare di non avere delle soluzioni, ma perché non si dà neanche il giusto peso forse al prendersi cura alla rete, no? Come se si desse un po' per scontato forse, no? Invece prendersi cura, prendersi il tempo per raccontarsi, per sbloccare anche quell'immagine lì, pezzettino per pezzettino, quella forse è stata, come dire, la soluzione. Poi bisognerà parlarne di quello. Sì, prendilo, puoi prendere. Cioè, se l'hai trovato vuol dire che dobbiamo parlarne. Cacchio. La sorellanza? Sì. L'ho trovata anch'io subito. Era a posto? Era nascosto. La cosa sono tornata a Roma e ho cominciato a parlarne con tutti. Allora lì chiama molto forte la questione della sorellanza, perché parlarne in terapia, come dire, riconosci quella cosa come una cosa che ti ha fatto star male, quindi come tutte le cose che ti fanno star male le porti in terapia per superarle. Però è un'altra cosa, in terapia lo fai per superarle. Con le amiche invece lo fai per, come dire, rinforzarti, per fare sì che se vi succede c'hai un'altra rete, c'hai un'altra forza, c'hai un'altra energia, per renderti conto che non sei l'unica. Scopro che la mia storia non è solo la mia storia. Sparisce e poi ricompare. Sono seduta sul marciapiede. Abbiamo paura, sensi di colpa. Che non abbiamo paura, che ci mostriamo, che non vogliamo più stare zitte.
ci mettiamo addosso tutti i colori. La gioia che viene più scuro e più vivo, ognuna di noi si prende cura dell'altra, tutti insieme. Sparisce e ricompare. Io sono venuta a scoprire delle cose atroci di donne che avevo molto vicino, cioè io ho scoperto anche di violenze domestiche, di donne con cui io condividevo anche le mutande e noi di questo non avevamo mai parlato fra di noi, mai. E io che sono sotto il sole e ci stanno tutti sti corpi in cui in qualche modo eravamo tutti uguali e tutti belli uguali perché tutti sporchi, la fatica, il contatto fisico. E io che a distanza di anni, con sto sole fortissimo, sti filari, sta stanchezza, cioè boh, non ve la posso descrivere diversamente la vendemmia, mi ritrovo a parlare con questo uomo inglese tutto scuro, che riuscivamo anche poco a comunicare fra di noi. Ma lui mi ha dato un ascolto attivo che io, boh, non so, era passata una vita. Ho fatto un po' zig zag fra questi cartelli perché no, l'ascolto attivo, parliamo, riconosciamola, nominiamola, ma c'è anche il trasformare la sofferenza in rottura dell'isolamento, cioè io mi ero isolata per questa cosa, il mio corpo era completamente isolato. E questa roba qua in qualche modo ha trasformato quella mia sofferenza in una rottura di isolamento, in un prendersi cura, in una soluzione collettiva, in una... Il ricordo che ho tipo più fresco come con tutto questo e che anche ha tipo una musicalità ed del percorso che avevamo fatto con un gruppo di donne, ma non politico proprio, sino proprio nella murga, la mia murga di là, che erano tipo 60 donne. Una alla volta mi faccio il filare con una donna, poi un'altra, poi un'altra. E c'ho sta immagine, boh, non ve lo so di sta cosa dei filari, una persona diversa ogni filare che faccio e con ognuna che io sblocco un altro pezzetto e lei mi regala un altro pezzetto di sé e poi noi per tutto il resto della vendemmia ci siamo presi cura l'una delle altre. Non abbiamo trovato delle soluzioni collettive effettivamente, però è stata una roba proprio tanto forte e bella. Ti passo la mia storia, ti passo il mio peso e lo condivido con te. Qualcosa che mano a mano che lo passi, come dire, si trasforma, no? E diventa una celebrazione. C'è qualcuno che dice la tua sofferenza come se fosse la mia, no? Tipo Non posso Io- prendere ecco. la tua sofferenza perché forse tu non hai la forza No, di no, cioè, no, esatto. Mi prendo cura della tua sofferenza Come se fosse la mia. E c'è una situazione che eravamo in tanti e quindi una decorava l'altra, nel senso io le iniziavo a pitturare la faccia all'altra come sapevo un attimo che, come dirlo, non so se hanno presente le alebrijes, questi animaletti messicani che sono tipo degli animaletti tutti pieni di colori, che sono protettori. E tutto quello che dopo per me è stato proprio una potenza incredibile, ha iniziato proprio del semino di creare lo spazio di discussione e di ascolto. E quindi il mio ricordo è quello, proprio di essere in tanti e farci come delle coccole, prepararsi come se fossimo proprio un esercito che andiamo tutti insieme in strada e se tu suoni, non so, la tromba, io so che oggi tu soffrirai più forte che mai. E lo so, e quando io ti guardo senza parole saprò che proprio tu stai urlando lì, io sto urlando, mi piace bailare e quindi non è una voce, è tipo come se fosse una gola gigante delle voci di tutti, di tutte, come con il femminile, di tutte. Sì, decorare, come si dice? Decorare. Come se uno tipo decorare l'anima, la mia e la tua è trucco.